cui ci vediamo anche questa domenica. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi finalmente è arrivato il momento magico per me, quello per decorare la casa per il Natale, di stare insieme, di cucinare qualcosa di buono. Tanto la cucina è il potere della condivisione, giusto? Cuciniamo per l'amore. In questo modo noi trasmettiamo anche tutto quello che proviamo per la nostra famiglia, di stare tutti insieme a tavola e prepararci per le feste natalizie. Quest'anno ho deciso di fare un cambiamento in casa che lo volevo fare da tempo. Guardate, le lampade che mi arrivano dal sito lampadi.it. È un sito molto sicuro e soprattutto troviamo dei ottimi prodotti. Vi lascerò il link nella descrizione del video di questo sito. Vedrete quanti belli lampadari trovate, quelli da quelli moderni a quelli più classici. Aspetta, visto che sei qui, finiamo il lavoro. Mi sono arrivati anche due specchi finestra che io li desideravo da tanto e guardate quanto sono belli, è nero con oro dentro, praticamente ha questo effetto che è veramente molto carino. Allora, i specchi finestra li potete trovare quelli belli che veramente anche color oro, sono molto fini, molto eleganti anche sul sito di Westwing. Importante è di seguire questo sito quando fanno dei buoni sconti per approfittare. Questi specchi però bisogna stare molto attenti come vengono posizionati. Ad esempio se loro vengono, ci sono anche dei specchi corti, no? Che ho fatti conto che tipo dal tavolo, allora questi corti che sono più piccoli tendono ad tagliare la stanza, ad accorciarla tipo. È molto importante anche di sapere scegliere la misura e soprattutto di riuscire a posizionarle bene. Un altro fattore importante, ad esempio, vedete la cornicetta di questo specchio finestra è molto fine, invece ci sono quelli che sono più larghi, ecco, quelli più larghi appesantisce tanto la stanza, perché attenzione anche a questi dettagli che sono molto importanti. Prima avevo i lampadari neri, ok? Anche proprio dove c'è il vetro del lampadario era scuro, con la cornicetta del vetro scuro, sicuramente appesantiva un po' troppo, ecco. Invece io cosa ho fatto? Ho giocato sui lampadari più chiari, per cui già ho alleggerito di più questa parte della casa e questo mi ha permesso di andare dall'altra parte, di andare su un decoro un po' più importante. Un altro aspetto molto importante è che loro devono avere comunque una linea, ad esempio io lì ho la porta, per cui io adesso questi specchi li devo alzare per avere, no, sulla stessa direzione della porta, non posso tenerli né più su né più giù perché vedete che rovina l'aspetto del muro e questo e di sicuro noi questo non vogliamo. Io adesso li alzerò, lo metterò nella stessa direzione della porta, così alzandolo cosa succede? Anche allunghiamo di più la nostra stanza. Anche quest'anno ho scelto un albero, vero? Insomma, è tutta un'altra cosa. Quello artificiale ho notato che quando faccio le decorazioni in casa ho anche più polvere in casa, invece con questi no. Ogni anno provo a fare qualcosa di diverso, anche se mantengo sempre il mio stile. Adesso mi spiego meglio. Ad esempio, ci sono degli anni che a me mi va di più per creare la casa, non so, magari color oro,
o magari, non so, colore argento. Io penso che tutto questo è anche dovuto in base all'anno che è passato, il tuo spirito, come, no? Come ti senti, il tuo umore. Quest'anno volevo creare una composizione in casa molto elegante, molto fine, che non ti stanca. E ho giocato soprattutto con questi rametti di velo da sposa. Ho preso una lacca fatta apposta per le piante, ok? Cioè, non è un colore semplice, ma è apposta per le piante. Io ho colorato alcuni rametti, perché guardate, si vendono anche i rametti già colorati, però costano veramente tantissimo, cioè quasi 3 volte in più di questo bianco, del classico rametto bianco, per cui mi conviene, ecco, di prendere uno spray e lo coloro, e tanto lo spray coloro sempre per quando ne ho bisogno. Ho giocato un po' con questi rametti, ho preso un po' di rosso e li ho messi in mezzo al bianco, ok? Non che devono stare separati, ma così in mezzo. E poi in alcuni posti ho aggiunto soltanto il rametto bianco, anche se si deve essiccare il rametto, lui comunque rimane bello, cioè non è che cambia l'aspetto tipo molto che diventa brutto, per cui con questi rametti ci possiamo tranquillamente aiutarci per le nostre decorazioni. Ciao Giulia. Buono? Anche voi non dite. No. Perché? C'è di Maria. Ci sta diventando male, metti con la maglietta di Mattia. Ecco. Il periodo natalizio sicuramente porta anche un sovraccarico di impegni e per cui le famiglie magari diventano un po' più stressate, questo sia al lavoro che a casa, perché aumentano, no, più cose da fare. Però è bello da condividere anche questo, come magari ti fermi da quello che fai e ti dedichi a qualcos'altro. E qua mi sono fermata, preparo i bambini perché sono andati insieme con gli altri bambini a visitare un presepio, per cui li ho preparati, così io dopo ho finito tutto con calma. It's been a while. Tell me how's life. Time really flies, can't believe. Ogni anno che passa mi piace sempre di fare le decorazioni un po' fai da te, le decorazioni con le piante naturali. Preparo un centro tavola molto bello. The times that we had, love like no other, care for each other. The memories come back this time of year, just like that. Il Natale è una festa incantevole, dove noi sentiamo più pace, più serenità. Basta fare l'albero di Natale, come decorare ad esempio la cucina o una scrivania o anche nel vostro ufficio. E comunque già cambiamo di umore e ci sentiamo migliori. È molto importante di dedicarsi a un'atmosfera natalizia, di creare proprio così come ve lo immaginate voi, come volete voi che la vostra famiglia si sente con le vostre decorazioni. L'importante è di non fare delle decorazioni dove sono troppo ingombranti, dove magari ecco, ti danno fastidio, dove senti che ti in qualche modo ecco, non riesci a muoverti bene o non riesci a fare dei lavori per colpa di queste decorazioni. Per cui stiamo attenti anche come facciamo le decorazioni. È importante che la casa sì sia bella, che si senti bene il spirito natalizio, ma di non esagerare e soprattutto di lasciare spazi liberi il più possibile. They're trading gifts, hugging and kissing. That don't make sense when you're not with
darkness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Preparo anche la ghirlanda per mettere sulla porta fuori. La faccio abbastanza semplice. Prima faccio tutta una base verde con questi rametti, dopodiché mi taglio i ciuffetti più belli e aggiungo anche un altro po' di rametti vero da sposa, bianco con rosso. Guardate, tra di voi ce ne sono tante mamme che lavorano come interior designer e a volte capita che ci confrontiamo con le idee e per me è veramente una bella cosa. Mi piace molto, ecco, quando mi ricevo queste email. E diciamo che ogni volta quando faccio un cambiamento o qualcosa, insomma, ci tengo anche a stare alle regole, no, di quello che dice il designer, di stare alle regole, di non andare magari, ecco, oltre, che metti qualcosa che non ha una logica. Diciamo che per me è anche una specie di responsabilità. Take me away, Christmas Day. Oggi ho deciso anche di lavare bene il frigo, giusto per disinfettarlo bene, che sia bello pulito, bello profumato. Ho svuotato tutto il frigo, così ecco, mi sono liberato lo spazio per lavarlo bene. Guardate, per me è importante molto di tenere il frigo sempre pulito, a prescindere. Solo che adesso per le feste forse ecco ci sono anche più fissata. Io adesso le uova ho lavato queste e non metterò più le uova in frigo perché per me da una parte è anche un po' poco igienico e li tenerò soltanto in cantina. Ecco, c'ho lo spazio lì abbastanza e per cui niente uova più qua. Ho messo a posto tutti i contenitori, anche questo qua è asciugato bene, adesso è tutto bello pulito. Ho messo la carta nei cassetti, anche qua sotto. Adesso guardo tutto quello che c'era, vedo se c'è qualcosa da buttare via, così vado anche a fare la spesa e almeno metto su un frigo già tutto bello pulito. Questi giorni ho cucinato molto, per cui ho avuto anche poco tempo ecco, di disinfettare bene la cucina proprio con la spazzola, per cui ne ho approfittato e l'ho fatto adesso. Lavo bene anche la cucina sui tutti e 3 lati. Comunque adesso bisogna ancora cucinare tanto, giusto? Per cui bisogna che sia tutto bello pulito. Dopodiché faccio anche qua un po' di decoro, ma niente di che. Noi diciamo che in cucina non amo tante cose vedere sul piano di lavoro perché mi stressano, mi creano, cioè vedo, mi trasmettono un caos, tipo anche tipo spazi. Tipo, mi sembra di sporco quando vedo tante cose, ecco, meno cose ci sono, io meglio sto. Mi è arrivato anche questo vassoio, non so neanche come chiamarlo, mi è arrivato dal sito di Westwing, è in marmo e ultimamente vengo molto attratta, no? L'avevo già detto, da marmo e da vetro. Ecco, ci sono questi 2 materiali che adesso sono molto attratta da loro. Ho messo un alberello qua e anche il detersivo per i piatti, così vicino per averlo, molto carino. Poi aggiungo anche questa stellina che ha una luce molto calda e molto accogliente. It's been a while. Tell me how's life. Adesso mi metto a stirare le tende, siete in tanti a chiedermi di questo la mia caldaia, è da Philips, vi lascerò il link nella descrizione del video perché è veramente un ottimo prodotto, riuscite a stirare con loro anche cose veramente che avete fatto prima fatica. Ad esempio qua ho la tenda di lino
e l'ho lavata ma non l'ho stirata subito e vedete che è veramente ridotta molto male, per cui io con questo ferro da stiro riesco comunque, stira molto bene, per cui se cercate un ferro da stiro con la caldaia molto buono, di qualità, guardate, io avevo provato anche ferro da stiro anni fa, anche quelli molto professionali, tipo dove pagavo anche 400 euro per una caldaia, e vi dico che lui, ecco, fa la stessa cosa che fanno quelli professionali, cioè sono molto soddisfatta, ha una bella piastra e soprattutto quando noi stiriamo non perde neanche una goccia, cioè non macchia quello che noi stiriamo, soprattutto se avete da stirare le camicie. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. Metto anche i cuscini bianchi e rossi. Guardate, io in casa tutte le mie luci sono bianche, però nella stanza dei bambini loro sicuramente hanno messo le luci colorate, hanno fatto l'albero come hanno voluto loro. Però ecco, io non lo so, non faccio ecco, l'amicizia con le luci colorate, li trovo, cioè non lo so, per me non mi descrivono e non li amo, ecco, ma questo sono dei gusti personali. Adesso è già tutto pronto, è tutto molto così accogliente, tutto così bello, sono proprio così contenta di questo cambiamento. Volendo possiamo anche legarle, vedete, così con rosso, giusto per dare ancora più finezza e più questo, però sono contenta, ecco. With glimmering silver white, you dazzle us all, from big to small. Warm laughter and white smiles, my presents stacked in piles. Take me. Ho già finito con le mie decorazioni, spero molto che vi è piaciuto anche a voi quanto a me, perché è importante che vi piaccia anche a voi. In questo modo quando voi guardate i miei video trovate quella pace, quella estetica, quella eleganza e la semplicità soprattutto. È molto importante che vi piaccia anche a voi. Io adesso vado a cambiarmi, con le decorazioni ho finito, io vado avanti con i miei video, mi preparo per il video di domenica, per cui ci vediamo anche questa domenica. Un bacione a tutti e grazie. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one